Le prime fonti che parlano delle corporazioni, delle arti a Siena sono quelle degli statuti, e il primo statuto che parla appunto delle corporazioni artigiane è del 1262, dove si cita la mercanzia, che era appunto la corporazione dei mercanti, e l'arte della lana, quella dei lanieri. I rappresentanti di queste due corporazioni facevano parte del Consiglio Generale della Repubblica, che era composto da 300 cittadini, e di diritto appunto partecipavano anche i priori della mercanzia e della lana, che erano le arti più importanti. Poi, più tardi, cioè nello Statuto del 1310, ecco allora cominciano a essere citate nei documenti della Repubblica anche i priori delle 8 arti che in altri posti si chiamano maggiori, a Firenze per esempio. A Siena non c'era una differenza fra arti maggiori e arti minori, però sono appunto, insieme alla mercanzia e all'arte della lana, altre 8 le corporazioni che fanno parte appunto del governo. Da considerare che i consoli dei mercanti erano quelli che avevano la supervisione di tutta la pratica commerciale della città e anche curavano per esempio le strade. La situazione delle strade era controllata da questi mercanti che erano appunto i rappresentanti di questa corporazione importantissima, una corporazione che appunto diventa poi decisiva per quanto riguarda così il governo della città, quando i nobili vengono esclusi dal governo cittadino e appunto questo governo viene preso da questa classe dei mercatanti, così si chiamavano, o della mezzana gente, così si definiscono, cioè coloro che stavano fra la nobiltà e il popolo, il popolino si direbbe oggi, cioè una ricca borghesia, rappresentanti di una ricca borghesia che incominciano a governare la città come proprio un'oligarchia nel 1287, e questo governo cosiddetto dei 9, appunto perché 9 erano i rappresentanti del governo, l'oligarchia governativa, per 70 anni fanno il governo della città, stanno al governo della città, e ripeto, dal 1287 fino a quando cade nel 1355 il governo, rendono la città bella come noi la vediamo oggi, cioè in questi 70 anni viene fatto il campo, viene fatto il comune, viene fatta la Torre del Mangia, il Duomo e parecchie fonti. La loggia della mercanzia venne costruita come ampliamento ed abbellimento del Palazzo della Mercanzia, sede della Corporazione dei Mercanti Cittadini della Repubblica di Siena. L'arte della mercanzia. Progettata da Sano di Matteo, venne costruita tra il 1417 e il 1444, in uno stile di transizione tra gotico e rinascimentale. Si trovava alle spalle del Palazzo della Mercanzia, fondato nel 1310, poi divenuto, nel 1764, la sede dei Signori Uniti del Casino, con il nome di Circolo degli Uniti, tuttora attivo in questo luogo. Mentre la facciata principale del Palazzo della Mercanzia dava su Piazza del Campo, in posizione speculare rispetto al palazzo pubblico, ad indicare idealmente il dialogo che doveva intercorrere tra i due soggetti, la mercanzia come ente autonomo e il Comune di Siena.
in modo che le decisioni prese potessero essere proficue per tutta la città. La loggia si veniva a trovare alle spalle della piazza, nella cosiddetta Croce del Travaglio, tra via Banchi di Sopra, via Banchi di Sotto e via di Città. Sulle prime due vie passava in quell'epoca, e ancora oggi passa, la via Francigena, una delle principali vie di transito dei pellegrini provenienti da nord in epoca medievale, che collegava la Francia a Roma e, tramite gli imbarchi in Puglia, alla Terra Santa. Non fu un caso che l'Arte della Mercanzia, la corporazione più potente di Siena, che oltre ad amministrare il commercio, a fungere da zecca cittadina, ad avere funzioni giuridiche e carcerarie che affliggevano i commercianti con debiti insoluti, volle il suo palazzo proprio su questa importante via di transito. La via Francigena, oltre a portare i pellegrini in giro per il mondo, faceva circolare ingenti ricchezze, molte delle quali servirono proprio all'edificazione di Siena. I 9 sono la corporazione più potente, cioè la mercanzia. Le logge della mercanzia erano al centro proprio cittadino, costruite, e questo già ci dice della potenza di questa corporazione. Corporazione che però dopo la peste nera del 1348 insomma non è che siano da tutti amati questi noveschi al potere, che hanno escluso i nobili, hanno escluso i giudici, i notai, i medici, insomma. E allora l'occasione della venuta in Italia di Carlo IV di Boemia fa sì che la popolazione, non dico che si ribella, però certo i 9 vengono cacciati dal governo. E da chi sostituiti? Sostituiti proprio da 12 rappresentanti di altre corporazioni, ed è il governo dei 12 appunto. Le corporazioni vengono abolite in tutto il Granducato di Toscana, le corporazioni delle arti, da Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, e quindi finisce un po' questa storia. La tradizione è vivere nel presente con la nostalgia del passato. La nostalgia è un sentimento ambiguo che intenerisce il cuore ai naviganti, però fa sembrare il passato tutto bello. La tradizione va vissuta con i piedi nel presente, altrimenti rischia di divenire una mascheratura, diventa un alibi per nascondere l'impotenza. La tradizione, quando è di una comunità viva, ricerca, inventa, proietta, innova, perché se no diventa un rito, la ripetizione pedissequa di cose che si dicono tradizionali. La tradizione va vissuta come spunto per creare il futuro. Un'officina per la trasformazione di un'idea in qualcosa di operativo. Le idee nascono dall'osservazione di altre esperienze. La ricaduta e la reazione di un indotto per il territorio circostante. Siamo ricchi di contenitori che aspettano di essere riempiti.
Siena, città di studi non solo universitari. I figuranti delle corporazioni nel corteo storico vengono inseriti nel 1878, quando appunto un comitato di cittadini rimodella il corteo e inserisce nel corteo che era cominciato già quando c'erano anche le bufalate, le cacce dei tori, le pugnate, eccetera. Ogni contrada allora sfilava in questo corteo prima delle manifestazioni ludiche, un po' come voleva, con quanti rappresentanti voleva, eccetera. Poi arriva nel 1813 il governo francese, che domina Siena dal 1808 al 15 e che regola in qualche modo anche il corteo, cioè tutte le contrade devono essere rappresentate da un ugual numero di rappresentanti. Ma ecco, nel 1878 vengono inseriti in questi cortei anche i rappresentanti delle corporazioni, i vessilliferi delle varie arti. Non di tutte, c'è la mercanzia, c'è l'arte della lana e altre 8. Solamente nel 1981 un giornalista storico del Palio, noto a Siena, Giulio Pepi, propone che, e la sua proposta viene accettata, che nel corteo siano abbinate le corporazioni alle contrade. Le contrade sono 17, sicché oltre alla mercanzia, all'arte della lana e quelle altre 8 vengono aggiunte un numero tale per cui si arrivi a 17 appunto. E così insieme nel corteo sfila il vessillifero della mercanzia con 3 giudici e poi a ogni contrada viene assegnato una corporazione. Alcune di queste collegamenti, assegnazioni, insomma, quasi tutte, diciamo, ecco, sono un po' così casuali, diciamo così, o per suggestioni territoriali, cioè a dire per esempio, non so, la giraffa, allora c'è via dei pittori, allora pittori. Nel nicchio c'erano senz'altro dei forni per i vasai, per fare, e quindi i vasai, benissimo. Altre contrade vengono collegate con le corporazioni o qualche corporazione perché magari c'era una chiesa il cui santo era protettore di un gruppo d'artigiani.
associazione di un'arte antica, di una corporazione con ciascuna delle 17 contrade è indubbiamente un artefatto, però non tanto nel caso della contrada del Nicchio, e questo lo dimostrano 3 cose. I reperti archeologici che sono venuti fuori durante gli scavi condotti alcuni anni fa con la supervisione del Dipartimento di Archeologia Medievale, che sono riuniti nella Sala dei Vasai. Poi nel diario senese di Girolamo Gigli, pubblicato nel 1723, al 1° maggio si legge che sono i Santi Apostoli, festa dei Santi Apostoli Giacomo e Filippo, festa nella contrada del Nicchio, e il pubblico manda 12 libbre di cera, che è una festa dei vasai, perché i vasai avevano in comune con la contrada del Nicchio questi santi patroni. Questo fino al 1685, quando i nicchiaioli inaugurarono il proprio oratorio e cambiarono protettore, perché l'arcivescovo gli concesse di dedicare l'oratorio ai Santi Apostoli, perché erano già venerati nella quella che era l'Abbadia Nuova, cioè l'attuale caserma Santa Chiara. Quindi in quell'occasione si faceva festa nel Nicchio e si faceva festa dei vasai, che avevano questo altare e gli veniva mandato questo tributo di cera. Il governo della Repubblica aveva consentito di tenere una fiera in quella stessa data. Da tutte queste cose messe insieme è nata l'idea di riprendere non una tradizione, perché ormai era una cosa molto interrotta, di botteghe di ceramica non ce n'era più nessuna, ma di utilizzare forse in maniera simbolica questa eredità, che comunque esiste, un'eredità storica, direi, per organizzare una festa che appunto abbiamo chiamato Festa all'Abbadia Nuova, a partire dal 2009. Dalla festa all'Abbadia Nuova, che soprattutto dà vita a un'esposizione di ceramica contemporanea che ha avuto una grande risonanza in tutta Italia, ma che è un evento comunque effimero perché dura pochi giorni e poi scompare, ecco, di dare una continuità più incisiva a questa arte dei vasai. Intanto perché appunto renderla più comprensibile alla massa dei contradaioli, che possono essere in gran parte poco interessati agli aspetti puramente artistici o intellettuali dell'evento, e invece inserirsi nel tessuto vivo della vita della contrada con la produzione di oggetti o con la erogazione di servizi che si innestano nelle varie fasi della vita della contrada durante tutto l'anno, ma non solo. E l'idea era anche quella di farne una sorta di cantiere per in qualche modo riqualificare, rivitalizzare questo spazio esterno e renderlo bello, fruibile e anche direi visitabile, con delle installazioni che possono essere prodotte direttamente in loco. Quindi tutto questo è il progetto. L'Arte dei Vasai, l'associazione Arte dei Vasai Onlus, nasce dopo, nel 2012, come diciamo ricaduta di questa festa, che ha avuto, ripeto, soprattutto uno sviluppo sul piano delle esposizioni. Negli anni che vanno dal 2012 a oggi, il fatto di essere una Onlus ci ha consentito, attraverso il 5 per 1000 dei soci o di non soci che l'hanno voluto destinare e le donazioni eccetera, di attrezzare completamente questo capannone che un tempo era l'officina di riparazione dei carri armati, officina dei vasai. La cultura produce spesso, soprattutto alle nostre latitudini, musei che sono importanti per conservare, ma l'officina ha in sé un senso di vita, ha un senso di proposta, un senso di qualcosa che continua la storia e la proietta nel futuro. Il museo quest'idea tanto non la dà. E quindi anche se volete una sfida
una provocazione, in una città che è molto indirizzata a diventare un museo a cielo aperto, più o meno come tutte le città d'arte. Siena non fa eccezione, non è un caso a sé, anche la vicinissima Firenze con i suoi 20 milioni di visitatori rispetto ai nostri 5, comunque numeri grandissimi, sta cominciando a offrire questo grosso problema della intanto spopolamento del centro storico, di facilitare soprattutto un turismo di visita e non un turismo che porti la gente a vivere per un certo periodo breve, una settimana, 15 giorni, un mese, 2 mesi, all'interno di un contesto particolare, unico. Però sì, gli eventi, ma anche gli eventi, il concerto, la mostra, tutto bene, però sono sempre cose che coinvolgono passivamente il turista. L'importante è coinvolgerlo attivamente, farlo essere partecipe della una vita ricreata magari, ma che comunque ha qui delle testimonianze tangibili come altrove non si possono avere. Io penso che dovrebbe essere una sorta di centro studi e formazione, perché le due cose non si può fare vera formazione senza ricerca e non si fa ricerca se non c'è poi la possibilità di trasmettere a qualcuno. Ricerca di cosa? Ricerca di stile. Si potrebbe anche ambiziosamente pensare di ritrovare uno stile senese che c'era e che si è perduto, ma chiaramente in chiave contemporanea, e anche usi nuovi. La ceramica ha questo di bello, che oltre all'aspetto estetico c'è l'aspetto funzionale immediato, dalla tavola all'arredo, all'edilizia, e fuori di qui abbiamo tutto uno spazio da riempire di manufatti ceramici stabili che si possono vedere e possono essere funzionali, fontane, pannelli, statue, cose che rimangono e possono essere viste, quindi con fatti concreti, proprio con la creta, si può cominciare a far vedere che queste non sono solo idee peregrine di qualcuno, ma sono cose che possono portare una partecipazione. Iniziative che andrebbero facilitate ammorbidendo la burocrazia. La via della salvezza di questa città passa da questo. Esempi concreti e discutibili, sicuramente migliorabili. Se ci immaginassimo tutte le 17 contrarie, ciascuna che prendesse simbolicamente l'arte che gli è stata assegnata e la sviluppasse, cosa potrebbe vivificare questo? Potenzialità inespresse, da implementare, cose che non si possono fare o vedere in nessun'altra parte del mondo. Il futuro è differenziarsi, avere la creatività per emergere dall'enorme banalità e uniformità delle mode. La creatività è l'oro del domani, per cui ci vogliono gli strumenti. L'oro va estratto, raffinato e poi venduto. La contemplazione dell'eredità è labile, perché le eredità possono essere derubate o sciupate. La Compagnia del Bruco, poi diventata Contrada, questa parola deriva dal fatto che nel campo davanti a Ovile, alla porta Ovile, c'era la possibilità di brucare per le greggi che transumavano, cioè che arrivavano dall'Appennino e andavano a svernare in Maremma. E la Compagnia del Bruco, appunto si chiamava il Bruoco del Piano d'Uvile, da quello viene il nome. L'interruzione della transumanza umana per vivere la città e i suoi abitanti.
tema è quello della cultura, operativa, non autogratificante. La cultura che fa rinascere zone e distretti, rioni e comunità. Quando si cerca bisogna cercare l'ottimo, il meglio che c'è. Quando si vuole coltivare i terreni, prima bisogna rissodarli, poi vanno innaffiati. Le sfide sono appena iniziate. Molti anni fa si sviluppa l'idea che la contrada sia solidarietà, ci si rifà all'etica del lavoro degli artigiani, appunto delle corporazioni, si comincia a riconsiderare il valore della contrada non più finalizzata al palio, ma finalizzata alla vita del territorio, alla vita del rione. Stiamo parlando di sviluppare e di valorizzare il territorio, di valorizzarlo ovviamente partendo dalle spezie, quindi si parla di cultura, si parla di scienza, si parla di tradizione e questo alla fine quando si decide di trovare un veicolo che consenta questo si pensa alla Onlus che ci permette sia di fare attività culturale sia di fare attività di solidarietà. È stato un processo di un paio d'anni, 3 anni, abbastanza complicato dal punto di vista burocratico. Oggi noi siamo una Onlus a tutti gli effetti, riconosciuta nel registro regionale delle Onlus, quindi abbiamo un'entità che ci consente di fare molte cose. Chiaro che riportare delle attività artigianali all'interno dei rioni potrebbe essere un possibile sviluppo anche per la città. I rioni sono le contrade, ogni contrada potrebbe rifarsi alle proprie corporazioni e quindi potremmo in qualche modo rismuovere un tessuto anche lavorativo. Sarebbe importante che la città si muovesse sia dal punto di vista della valorizzazione dei rioni e del recupero culturale e storico, e poi questo può essere sviluppato a fini turistici e potrebbe in teoria portare anche lavoro per i giovani. I primi sono stati il Nicchio ha avuto l'idea, devo dire è stato veramente un precursore. Noi ci siamo, grazie anche a una serie di incontri che abbiamo fatto con loro, ci siamo subito accodati perché l'abbiamo ritenuto interessante anche per la contrada della Pantera. Credo che ad oggi siano ancora le uniche 2 Onlus esistenti.
ma so che in altre contrade, posso citare la Civetta, posso citare l'Onda, posso citare la Selva, ci sono attività che nascono dalla solidarietà, perché il punto comune di tutte queste iniziative è il tentativo di riportare la contrada a fare prevalentemente solidarietà.